Ciao a tutti, oggi vi proporrò una ricetta meravigliosa per cucinare le patate in maniera diversa e super sfiziosa rispetto al solito. Si tratta delle polpette, anzi bombette di patate, vista la grandezza in formato XXL, al forno con il cuore ultra cremoso e filante. Semplicissime da fare, buonissime, vi garantisco che andranno subito a ruba, ma guardate come fila. Che bontà! Dovremo lessare 600 g di patate per circa 25 minuti o comunque finché pungendole con la forchetta non risulteranno morbide. Dopodiché le schiacciamo con lo schiacciapatate, attendiamo poi che si freddino e dopo potremo aggiungere il resto degli ingredienti, per cui il sale, il pepe a piacere, le uova grandi, il pecorino grattugiato, sostituibile benissimo con il grana o il parmigiano, e mescoliamo bene fino a formare un composto bello uniforme. Mescoliamo così con un mestolo di legno. Ci prepariamo gli ingredienti per la farcitura, quindi il galbanino tagliato a fette o, se preferite, della provola, e il prosciutto cotto, sostituibile anch'esso con il salume che più vi piace. E ora, con le mani leggermente inumidite dall'acqua, prendiamo un cucchiaio bello pieno di impasto, lo useremo come unità di misura, così come vi sto mostrando in video, e inizieremo a formare le nostre polpette. Schiacciamo bene con le mani in modo tale da posizionare al centro la fetta del galbanino e la fetta del prosciutto cotto, e poi richiudiamo su se stesso l'impasto di patate e arrotoliamo bene. Se notiamo che fuoriesce un po' di prosciutto o formaggio, basterà prelevare un altro po' di impasto, ma giusto poco poco, e aggiungerlo alla bombetta, tanto come potrete notare è facilmente malleabile. In ultimo rotoliamo la polpettona nel pangrattato e la posizioniamo su una teglia. Facciamo la stessa cosa con il resto dell'impasto, ricordandoci tra una polpetta e l'altra di inumidirci le mani, così ci verrà più semplice formarle. Su ognuna versiamo un goccino di olio extravergine d'oliva e inforniamo a 180 gradi per 15-20 minuti. Volendo le potreste pure friggere per ottenere una panatura bella dorata, ma io ho preferito farle così, sono ottime ugualmente, e guardate che aspetto invitante hanno. Il formaggio è fuoriuscito, creando proprio la vignetta immaginaria sopra. Mangiami che sono buonissima, non pare anche a voi? Io non resisto, devo subito assaggiare, ne apro una in diretta assieme a voi per mostrarvi la cremosità, si sciolgono in bocca. Questa è una ricetta che non potete farvi sfuggire, spero tanto che vi sia piaciuta. Mi raccomando, se la rifate, ma non solo questa, mandatemi le foto, che mi fa davvero tantissimissimo piacere poi ricondividere. Vi auguro una buona giornata, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!